Sono Gabriella Ricciardi, sono un tecnologo di ricerca del CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Lavoro in particolare presso la sede regionale della Sicilia. Il CREA è il principale ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari. È un ente che opera come persona giuridica di diritto pubblico, è controllato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, gode di piena autonomia scientifica, statutaria, ma anche organizzativa, amministrativa e finanziaria. Di fatto il CREA nasce nel 2015 come risultato della fusione tra il CRA, che era il Consiglio per la ricerca agricola, e l'INEA, che era l'Istituto Nazionale di Economia Agraria. Quindi sempre comunque due istituzioni di livello nazionale attive già dalla metà del secolo scorso. Il CREA quindi affronta con competenze multidisciplinari tutte le grandi sfide che si pongono oggi nel mondo della sostenibilità dei sistemi produttivi, agricoli, forestali e ittici. Il CREA è un ente che si articola in 12 centri di ricerca dislocati su tutto il territorio nazionale. Di questi 6 sono incentrati sulle filiere e 6 invece hanno una natura trasversale. Tra queste si annovera per esempio il centro di ricerca politica e bioeconomia, per il quale lavoro io. Di fatto con questi 12 centri di ricerca si è creata una rete davvero molto capillare di strutture su tutto il territorio nazionale, per cui chiaramente anche la dotazione a livello di personale è piuttosto significativa, perché lavorano presso il CREA circa o forse oltre 2000 persone, di cui quasi la metà sono ricercatori e tecnologi. La Rete Rurale Nazionale è un programma cofinanziato dall'Unione Europea nella politica di sviluppo rurale. Si tratta di un programma di assistenza tecnica che di fatto accompagna l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale attraverso delle azioni immateriali. Con questo progetto l'Italia partecipa al più grande e ampio progetto europeo, che è quello della Rete Rurale Europea, che accompagna e integra tutte le attività che sono legate allo sviluppo delle aree rurali. Il soggetto responsabile dell'attuazione è il Ministero dell'Agricoltura, mentre il CREA rappresenta uno dei soggetti attuatori di questo progetto. Tra l'altro con la Rete Rurale Nazionale gli obiettivi che ci si pone sono diversi, perché sicuramente l'obiettivo centrale è quello di migliorare l'efficienza e l'efficacia della politica di sviluppo rurale, ma anche quello di migliorare la qualità di attuazione dei programmi a livello regionale, stimolare la partecipazione di tutti i soggetti interessati, quindi gli stakeholder, nell'attuazione dello sviluppo rurale. Non ultimo quello di informare tutti i potenziali beneficiari sull'oggetto e sugli obiettivi ed eventuali possibilità di finanziamento della politica di sviluppo rurale, promuovendo ovviamente l'innovazione in questi settori. Le azioni sono di diverso tipo e chiaramente spaziano in realtà dall'assistenza tecnica al Ministero, ad azioni di sistema di capacity building, anche ad azioni di animazione e informazione. Un ruolo centrale ovviamente ce l'ha la comunicazione, anche la creazione di reti, quindi di un'attività di networking molto importante. Un esempio all'interno già dello stesso progetto Rete Rurale Nazionale è dato dalla Rete Leader, perché la Rete Rurale Nazionale ha questa forte capacità di creare e di fare rete, e la Rete Leader può essere presa come esempio di questa capacità. Si tratta di un progetto ideato per cercare di offrire una piattaforma volta a costruire e condividere la conoscenza su gruppi di azione locale, strategie di sviluppo locale e progetti di cooperazione. Anche in questo caso gli obiettivi sono diversi e le attività sono diverse, e queste vanno dalle azioni volte a stimolare la partecipazione degli attori, dei principali attori delle aree rurali, a migliorare la qualità dell'attuazione delle loro strategie e dei progetti di cooperazione leader, promuovere anche azioni innovative, la loro diffusione nel territorio rurale, anche informare sulle opportunità e sui bandi aperti, e poi cercare anche di condividere conoscenze e buone pratiche a livello, diciamo, anche trasversale.
quindi con gli stakeholder, con le imprese agricole, ma anche con altri soggetti come enti locali, comuni, organizzazioni di categoria, regioni, quindi amministrazioni di diverso livello, cercando di raccontare quali sono i progetti attivati, quali sono i risultati ottenuti e individuando anche delle buone pratiche da poter condividere. Diciamo che la parte della comunicazione è molto seguita dalla Rete Rurale Nazionale perché è funzionale all'azione di fare rete. Noi utilizziamo moltissimo i media, quindi abbiamo il portale della rete, ma utilizziamo anche i social network. Abbiamo creato anche una rivista periodica che è il magazine della Rete Rurale Nazionale, che esce periodicamente su delle tematiche focalizzata su tematiche particolari. Abbiamo creato in questa magazine sia in versione cartacea che in versione online. Abbiamo anche un periodico che viene, diciamo, divulgato a chiunque ne faccia richiesta sul nostro sito, quindi principalmente soggetti interessati allo sviluppo locale, che si chiama Pianeta PSR, e questo è un periodico mensile che dà informazioni sempre aggiornate su tutti i temi di interesse dello sviluppo rurale, dell'agricoltura e così via. Come strumenti comunicativi utilizziamo anche dei video, per cui per esempio nell'ambito di alcuni progetti della Rete Rurale, come ad esempio Eccellenze Rurali, realizziamo dei progetti video, delle interviste in cui è possibile vedere una sintesi dei principali progetti raccolti, e poi altri canali di comunicazione possono riguardare anche l'organizzazione di eventi che prima del Covid, per esempio, erano sicuramente tutti in presenza, difficilmente avevamo dei collegamenti web. Con il Covid invece la situazione è molto cambiata, perché ci siamo dovuti subito adattare ad una nuova realtà, e quindi gli strumenti informatici sono diventati sicuramente il principale strumento di comunicazione, di realizzazione di qualsiasi tipologia di attività portassimo avanti. E devo dire che dopo il Covid, dopo la conclusione di questo periodo emergenziale, abbiamo continuato ad utilizzare questo sistema abbastanza potenziato di comunicazioni online, e stiamo notando che effettivamente questi strumenti online consentono ancora oggi di garantire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati ai nostri eventi, per cui adesso la differenza rispetto a prima è che abbiamo delle forme ibride, per cui organizziamo gli eventi in presenza, ma garantiamo sempre un collegamento online che consente a chi non si può recare in presenza comunque di assistere all'evento e di partecipare anche con delle domande in modo quindi interattivo.